Ciao a tutti. Allora, oggi è il 5 aprile del 2025 e per rasserenare chi si sta preoccupando per la situazione dei dazi, tutti ne parlano come se beh, Trump, voglio parlarvi di cosa sta succedendo con le borse mondiali. Negli ultimi tempi abbiamo visto molta incertezza nei mercati finanziari, influenzata dalle tensioni fra Stati Uniti e Cina. In questo video cercherò di spiegarvi cosa sta accadendo e condividerò con voi il mio parere sul prossimo futuro. Indubbiamente le borse mondiali stanno attraversando un momento particolarmente impegnativo. I mercati americani e europei hanno perso valore e questo sta creando preoccupazioni per l'economia globale. È vero, le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina sono una delle principali cause di questo scenario. Quando due grandi paesi come questi si scontrano su questioni commerciali, possono influenzare l'economia di tutto il mondo. Queste tensioni non colpiscono solo gli Stati Uniti e la Cina, naturalmente, ma anche altri paesi. L'Europa e il Giappone stanno subendo le conseguenze di questo clima di incertezza. Gli investitori sono preoccupati per il futuro e stanno diventando più cauti. Non solo gli investitori istituzionali, anche i piccoli risparmiatori. Tuttavia, dobbiamo considerare che le borse mondiali hanno una storia lunga e complessa da saccheggiare, nel senso che il futuro non possiamo conoscerlo, il passato sì, è scritto. La prima borsa risale al 1531 e nacque ad Anversa, in Belgio. Nel 1724 nacque la Borsa di Parigi e nel 1792 il NYSE, New York Stock Exchange, la borsa più importante del mondo. La borsa di Milano nacque successivamente per decreto napoleonico, pensate un po', nel 1808. Per fare un paragone tra Wall Street e Milano, pensate che la capitalizzazione di mercato del solo titolo Microsoft nel 2024 è stata circa 4 volte superiore a quella dell'intera borsa di Milano. Vabbè, da quando nacquero, nonostante crisi come quella che tantissimi conoscono, ovvero sia quella di Wall Street del 1929 e le due guerre mondiali, più tutte le altre crisi e guerre in giro per il mondo, le borse hanno comunque continuato a crescere. Questa resilienza è dovuta al fatto che, resilienza, che parola figa ormai, che nelle borse che cosa si tratta? Si trattano quote di aziende che per le loro importanti caratteristiche sono nate grazie all'intelligenza umana. E da che mondo è mondo, l'intelligenza umana ha continuato a crescere e migliorare. Sì, lo so che qualcuno dice, ma mica vero. No, in realtà siate obiettivi. L'intelligenza umana ha continuato a migliorare e nonostante tutto continuerà a farlo. Proprio per questo le borse hanno la capacità di adattarsi alle nuove condizioni economiche e sociali. Anche se ci sono stati momenti di grande incertezza, la tendenza generale è sempre stata e sempre sarà verso l'espansione e l'integrazione globale. Se vi dicessi che durante la crisi di Wall Street c'è stato chi si è danneggiato, ma c'è stato anche chi ha guadagnato miliardi, mi credereste? Adesso vi faccio vedere un diagramma e capirete da soli. Ma quale sarà il futuro? Quando l'economia mondiale si ripeterà? Ovviamente non posso saperlo. Un gigante degli investimenti con cui ho collaborato anni fa mi diceva che nessun operatore di borsa ha la sfera di cristallo, e tantomeno io. Comunque, il mio modesto parere è che nel breve termine la situazione rimarrà incerta. Se le tensioni fra Stati Uniti e Cina dovessero diminuire, potremmo vedere un miglioramento, ma finché queste incertezze persistono, gli investitori saranno prudenti. È un po' come quando si aspettano notizie importanti. Finché non si sa cosa succederà, è difficile prendere decisioni. Si sta alla finestra, no? Come si suol dire. Se invece vogliamo parlare del lungo termine, penso che l'economia mondiale dovrà adattarsi a nuove realtà.
La tecnologia e l'innovazione saranno fondamentali per sostenere la crescita economica. Paesi come il Giappone, che stanno lavorando per migliorare la loro economia, potrebbero offrire ottime opportunità per il futuro. Inoltre, è importante che i paesi collaborino per evitare crisi economiche, anche perché in un mondo ormai globale la competizione è solamente distruttiva e ce ne stiamo rendendo conto. Un esempio? Non è un caso che Intel, il gigante dei chip che quasi tutti conoscono e che ha capito che la concorrenza fa soltanto danni, stia stringendo proprio in questi giorni un accordo con TSMC, il suo principale concorrente. Pensate un po'. In sintesi, il panorama economico attuale è complesso, indubbiamente, ma con un po' di pazienza e collaborazione possiamo superare queste difficoltà. Gli investitori devono essere prudenti e considerare strategie per proteggere i loro investimenti. Eh, io non posso in questo momento dirvi se comprare, se vendere, non lo so. Eh, Fate attenzione, parlate con dei consulenti esperti se volete eh, tenere d'occhio il vostro portafoglio, il vostro denaro. Per quanto mi riguarda, io in questo momento compro, ma perché i mercati sono a sconto e ho un obiettivo di lungo periodo, ma non fate come me. Eh, Ognuno di noi ha un diverso profilo di investimento e non sono io a potervelo consigliare. Vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Restate aggiornati e continuate a seguire le notizie economiche per capire meglio come evolveranno i mercati finanziari e non fatevi spaventare mai dal buio della notte, perché ogni poche ore torna la luce del giorno, anche nelle borse.